Bentornati sul mio canale, mi chiamo Elena e sono appassionata di tutto quello che è handmade, soprattutto uncinetto. Prima di vedere il progetto di oggi vi ricordo di iscrivervi, è completamente gratuito, però almeno restiamo in contatto per i prossimi video progetti. Lo so che sono molto ripetitiva, lo dico in ogni video, però così non vi perdete nessuna novità. Bene, vediamo cosa andiamo a creare oggi. In questo tutorial vi farò vedere un coprispale molto facile e semplice da realizzare, anche per chi ha poca esperienza con uncinetto. Vediamo un attimo il filato. Stiamo parlando dell'Emi nella versione pink, a 150 grammi questo gomitolo. È una lana sfumata al 20% di lana, 80 di acrilico, quindi sono circa 270 metri. Vi faccio vedere un attimo tutti i colori, ma comunque non vi preoccupate, poi nello sviluppo del progetto lo si vedranno tutti. Andrò a utilizzare l'uncinetto numero 6 e avete bisogno anche del metro, perché dovete prendere un attimo delle misure, quindi adesso vi faccio vedere la grafica su come andare a calcolare questi centimetri. Con questa grafica vi faccio vedere anche il punto di sviluppo, è molto aperto, molto leggero, quindi non vi preoccupate. Intanto dovete sapere che il multiplo è 12 e poi ne dobbiamo aggiungere una catenella per riuscire a concludere il lavoro, perché andremo a lavorare di andata e di ritorno, quindi dovete caricare tante volte 12 12 12 12 fino ad arrivare ai centimetri che desiderate. Il mio coprispalla è un po' particolare perché andrà da un polso a un altro, è quasi una maglia ma non finita, però nulla vi obbliga a farlo così, cioè voi potete fare una manica a 3/4, una manica ancora più corta, decidete voi come volete svilupparlo, però è fondamentale decidere subito sulla catenella iniziale, perché in base a quello dovete caricare le catenelle. Ok, io andrò a caricare una catenella lunga circa 140 centimetri, poi se volete di meno decidete voi, prendete le misure, capite, magari volete andare da un gomito ad altro, dovete prendere la misura. Intanto il multiplo ce l'avete, su come prendere le misure lo sapete già. Adesso vi faccio vedere come si sviluppa a questo punto e soprattutto vi faccio vedere i colori di questo gomitolo. Bene, prendiamo l'uncinetto e andiamo a fare questa catenella. Iniziamo subito facendo il nodino iniziale, poi andiamo a caricare sempre 12 12 12. Mi raccomando che la catenella non sia molto tirata, ok? Quindi 1 2 3 4 5 6 7 e così via. Io adesso mi carico i miei centimetri, poi vi dico alla fine quante sono le catenelle. Ci sarà una cosa che non vi renderà il lavoro complicato, perché ve lo dico subito così non avete difficoltà. Questa catenella sarà qui sopra. Questo ci dà una mano nel vestire bene il coprispale, perché se la catenella la metto sotto poi nell'indosso potrebbe tirare, quindi andremo a fare un davanti, dopo ci sarà la parte dietro, ma tanto non cambia niente nel punto, quindi il punto sarà uguale identico sia per il davanti che per il dietro. L'importante è che sapete che è diviso in due parti. Non ci saranno cuciture, anzi vi farò vedere più tardi su come andremo a fare la seconda parte. Adesso intanto vado a caricare queste catenelle per vedere quante ho fatto. La mia catenella, che sono 132 catenelle, e sviluppo circa 140 centimetri. Adesso, dopo aver caricato sempre 12 12 12, quindi il multiplo, andiamo a fare il più 1, che è questo, che mi serve per chiudere dritta con la maglia alta, e andiamo ad aggiungerne un'altra che mi serve per iniziare il lavoro. Rientriamo in quella precedente e ci alziamo con un punto basso e 2 catenelle. Adesso le prime due, quindi il punto basso e la catenella, mi funge da maglia alta. Questa, la terza, è una catenella di separazione. Caricate l'uncinetto, saltate un punto di base, nel prossimo andate a fare praticamente una maglia alta, quindi stiamo facendo un quadratino. Catenella, caricate, saltate un punto di base, facciamo il secondo quadratino,
catenella e andiamo a fare il terzo. Ok, quindi questi 3 quadratini. Ora caricate l'uncinetto, saltate 1 2 perché questo è già lavorato. Nel terzo punto di base andiamo a fare il ventaglio formato da 5 maglie alte. 1 2 3 4 e 5. Caricate l'uncinetto, saltate 1 e 2. Nel terzo punto di base andiamo a fare la sequenza di 3 quadratini, quindi maglia alta, catenella, saltate, seconda maglia alta, catenella, saltate, maglia alta. Questi sono 2, ne manca ancora uno, saltiamo e facciamo la maglia alta. Quindi la mia prima riga è fatta da quadratini, ventaglio, quadratini e andate fino in fondo. Andiamo a concludere la prima riga insieme. Caricate l'uncinetto e andiamo a lavorare la quinta maglia alta del ventaglio. Poi caricate l'uncinetto, 2 punti di base e finiamo con una maglia alta. Ecco, questa è la maglia più 1 che ci serviva, perché finora è tutto motivo più 1 per andare dritti, non si poteva finire la riga con il ventaglio. Bene, giriamo il lavoro, iniziamo la seconda riga. La seconda riga si inizia con un punto basso e una catenella che funge da prima maglia alta. Poi ci servono 2 catenelle di separazione perché andiamo a fare la riga seconda a specchio della prima. In che modo? Caricate, entrate in ogni maglia alta del ventaglio, fate una mesa maglia alta e la tenete su, caricate, prendete la seconda mesa maglia alta e la tenete, quindi lavoriamo delle maglie alte a metà. La terza tenete, la quarta tenete, la quinta e la tenete. Quando le avete tutte sull'uncinetto andate a chiuderle tutte insieme in questa maniera, ok? Poi andate a fare 1 e 2 catenelle, caricate l'uncinetto e andiamo a lavorare la maglia alta sottostante, perché lavoriamo tutto a specchio, quindi catenella, perché c'è la catenella, poi c'è la maglia alta, quindi andiamo semplicemente a formare i quadratini fino al prossimo ventaglio, dove andremo a fare un ventaglio praticamente al contrario, cioè lo chiudiamo. Andiamo a concludere la seconda riga insieme facendo l'ultima catenella, poi la maglia alta e ci chiudiamo sulla seconda, cioè sul punto basso, poi la prima catenella lavorata, quindi la prima maglia alta. Ok, adesso girate il lavoro, iniziamo la terza. In pratica andiamo a spostarci col motivo e con i quadratini, quindi dove c'erano i quadratini facciamo il motivo, quindi il ventaglio, dove c'è il ventaglio facciamo i quadratini. È molto facile. Intanto facciamo la prima maglia alta, quindi un punto basso e una catenella, caricate l'uncinetto, andate qua nel secondo quadratino, vedete che sono 3, ok? Andate nel secondo quadratino a lavorare il ventaglio. Questo vi sembra un quarto, ma in realtà vedete che c'è lo spazietto del ventaglio, quindi andate qui e andate a fare semplicemente il ventaglio formato da 5 maglie alte, andate proprio in mezzo, quarta e quinta, questo qua. Adesso caricate l'uncinetto, saltate il quadratino, il prossimo, e andate a fare una maglia alta, vedete? Ora, dopo aver trasformato i quadratini nel ventaglio, andiamo a fare il ventaglio, insomma lo trasformiamo in quadratini. Fate una catenella, caricate
lasciate un punto di base, andate nel prossimo, entrate, fate la maglia alta, catenella, caricate, saltate un punto, quindi questo qua, andate nel prossimo, è un po' stretto, eccolo qui, catenella, che saltiamo lui che è l'ultimo e ci chiudiamo sulla maglia alta. Finora spero che vi sia tutto chiaro. Adesso dobbiamo andare a fare il ventaglio, quindi carichiamo direttamente, saltiamo il primo, andiamo nel secondo quadratino, facciamo il ventaglio. Questa è la terza riga, è molto facile. Maglia alta, ci saltiamo il quadratino, ci chiudiamo sulla prima maglia alta disponibile dopo il quadratino. Vedete? Adesso io vado a finire la terza riga, ci vediamo nella quarta. Andiamo a concludere anche la terza riga, quindi la catena di separazione. Adesso ci manca solo l'ultimo punto che è la maglia alta. Adesso giriamo per iniziare la quarta. La quarta è a specchio della terza, cioè dove abbiamo i quadratini facciamo i quadratini, dove abbiamo il ventaglio lo facciamo al contrario per chiuderlo. Qui ci siamo alzati con un punto basso e 2 catenelle, quindi maglia alta e catenella di separazione, facciamo i quadratini. Questo è il primo, catenella, il secondo, catenella e il terzo. Adesso dobbiamo fare il ventaglio al contrario, cioè lo dobbiamo chiudere, quindi facciamo 2 catenelle caricate e andiamo a fare metà di una maglia alta, la seconda metà, la terza metà, quarta e quinta. Chiudiamo tutto insieme, poi andiamo a fare 1 e 2 catenelle di separazione caricate, maglia alta. Vedete? Poi dopo abbiamo i quadratini, poi dopo il ventaglio e così via. Allora, in pratica noi dobbiamo andare ad alternare queste righe, quindi la prima e poi la seconda è il suo specchio, poi abbiamo la terza e la quarta è il suo specchio, quindi ogni 2 righe andiamo a cambiare, cioè dove abbiamo i quadratini facciamo il motivo, dove abbiamo il motivo facciamo i quadratini. E lo sapete gestire benissimo perché vi ho fatto vedere tutte e 4 le varianti. Semplicemente adesso andate a lavorare di andata e di ritorno. Il mio pannello sarà alto circa 20 cm perché devo inserire le mani, quindi di conseguenza prendo come misure di solito lo scalfo per una manica. Voi lo potete fare come desiderate, magari volete delle maniche molto larghe, molto comode, eccetera. Nulla vi vieta di fare più righe rispetto a me, ok? Adesso io vado a fare le mie righe, ci ritroviamo per la seconda parte. Ho lavorato 10 righe che mi sviluppano circa 20 cm. Adesso ci guardiamo insieme. 19,5 20 cm. E qui ho tagliato il filo perché non mi serve più. Adesso cosa facciamo? Giriamo un attimo il lavoro, cioè qui dove abbiamo finito andrà giù e ritorniamo a lavorare qui sulla catenella iniziale, praticamente proprio la catenella dell'avvio. Cosa andiamo a fare? Andiamo a fare a specchio la prima riga, però c'è sempre un però. Prima di iniziarla dobbiamo fare un'altra cosa, dobbiamo andare a dividere il nostro coprispale a metà, che è il mio marcapunti arancione, e da di qui ci dobbiamo allontanare di circa 20 cm da una parte e 20 dall'altra, come quando andiamo a fare lo scolo di una maglia. Questo ci è utile perché qui andremo a fare una catenella volante sulla quale andremo a lavorare nella seconda riga, però ci aiuta perché dobbiamo inserire il coprispale sulla testa, quindi mi raccomando che questa catenella più la base del lavoro vi passi dalla testa, quindi deve essere più di 56 cm minimi.
Se la volete un po' più scollata o meno, dopo è una questione di gusti, a me non mi interessa. A me mi interessa che il minimo sia di 56 centimetri, ok? Cioè che riuscite a farla passare dalla testa. Io mi sono organizzata con dei marcapunti e ho tenuto conto dei punti di base. Da un punto giallo, dal marcapunto giallo all'altro sono circa 28 punti di base che andremo a fare in seguito. Adesso riprendiamo il filo e ci avviamo qua. Preparate il capietto, io vado adesso alla base dove ho fatto il primo punto basso, scusate, più le catenelle, e avvio la riga facendo semplicemente 3 catenelle. Le prime due sono la maglia alta, la terza è quella di ispirazione. Carico, salto quindi la catenella, che è questa qua, che in realtà è una catenella di base, e vado a fare la maglia alta sulla maglia alta, quindi faccio il mio primo quadratino. Ne dobbiamo fare altri due, quindi catenella, carico, maglia alta, catenella, carico, maglia alta, e così sono i 3 quadratini. Adesso devo andare a fare il ventaglio, quindi carico e vado direttamente a lavorare le mie 5 maglie alte. In pratica, quando noi andiamo a indossare il capo a spale, lo avremo a specchio sul davanti rispetto al dietro e viceversa. Quindi semplicemente quando ho detto che dobbiamo rifare la prima riga è perché era la verità. Ok? Quindi adesso catenelle, facciamo i quadratini. Questo fino ad arrivare al primo marcapunti. Ora che sono arrivata qui dove c'è il primo marcapunti, per arrivare all'altro devo fare una catenella che deve essere uguale, identica come lunghezza, quindi come numero di catenelle a questa già di base, e qui ce ne sono 29 punti, di conseguenza andiamo a fare 29 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e così via, che non siano molto strette, mi raccomando. Dopo 29 catenelle caricate l'uncinetto, andate qui dove c'è il secondo marcapunti e andate a fare una maglia alta e proseguite il lavoro fatto in precedenza nel pezzo prima, quindi catenella, maglia alta o quello che avete. Questo andiamo fino alla fine della riga, dopodiché si torna indietro e si fa la seconda riga come se lavorassi normalmente, che in realtà la seconda corrisponde sempre alla seconda come modello. Poi qua sulla catenella iniziale dobbiamo fare il lavoro della seconda riga, che dopo vi faccio vedere. Vedere anche l'avvio della seconda riga del secondo pezzo, tra virgolette, così avete tutte le informazioni necessarie. Quindi facciamo maglia alta, iniziamo subito, scusatemi, una maglia alta più 1 e 2 catenelle, quindi un totale di un punto basso e 3 catenelle. Carichiamo e andiamo subito a fare la riduzione del ventaglio, quindi faremo 5 mezze maglie alte chiuse tutte insieme. Questo progetto è abbastanza asimmetrico nella chiusura e nell'apertura della riga, ma lo volevo proprio così. Caricate e andate a fare tutta la riga. Adesso vi faccio vedere un attimo la catenella volante. Guardate, prima che andassimo a lavorarla è questa. Quindi qui noi inseriamo la testa che ce lo dobbiamo indossare, cioè che ci venga addosso. Questa è una parte che andrà sul davanti o sul dietro, non cambia niente, questa sarà una seconda parte. Quindi io adesso sto lavorando, vi faccio vedere mano a mano con la seconda riga, poi a un certo punto dovrò andare a lavorare sulla catenella, su questa qua, su questa catenella volante, che vi farò vedere insieme così non vi trovate in difficoltà. Io mi ritrovo già nella prossimità della catenella volante e qui devo fare quindi la seconda riga. La seconda riga noi stiamo diminuendo il ventaglio, cosa che voi qua il ventaglio non ce l'avete, quindi vi potreste trovare in difficoltà, però è molto facile. Quindi andiamo a fare 1, 2 che sono le catenelle, quindi questi qua, poi andiamo a fare una carichiamo l'uncinetto, andiamo a fare una maglia alta subito, quindi subito nella catenella adiacente alla maglia alta, anzi ne facciamo una mezza maglia alta, carichiamo, facciamo la seconda mezza maglia alta, poi la terza,
la quarta e la quinta. Chiudiamo tutto insieme, poi andiamo a fare 1 e 2 catenelle, dopodiché vi ricordate che subito ci chiudiamo nella maglia alta subito vicino al ventaglio, quindi carichiamo, questa è lavorata, andiamo nella prossima e andiamo subito a fare una maglia alta, che in realtà questo punto corrisponde a questo qui. Poi una catenella, caricate, saltiamo una di base, andiamo nella seconda e fare praticamente il primo quadratino, catenella, andiamo a fare il secondo e così via, questo fino ad arrivare a lavorare su tutta la catenella e arriviamo qui dove ci concludiamo con la maglia alta. Ve la faccio vedere dopo finita, intanto ve la finisco di lavorare. Ho finito di lavorare sulla catenella volante, il risultato è questo, vedete qua c'ho la maglia alta. Adesso a me non mi resta altro che fare le altre 8 righe, poi ci ritroviamo per proseguire. Sono andata avanti con il lavoro, ho fatto sia le cuciture necessarie, ho fatto quasi tutto, adesso ve lo dico mano a mano che così non avete difficoltà. Sono passaggi molto semplici, quindi ho evitato di farveli vedere. Intanto seguitemi. Prima di tutto questo è lo scollo della testa che l'abbiamo fatto insieme, quindi questa è la metà del lavoro. Ho fatto la stessa cosa qui, quindi questa è la metà del lavoro dall'altra parte. Questa è la seconda parte che è quella delle 10 righe, quindi questa è la prima e proseguire sono 10. Cosa ci serve questo punto come riferimento? Ci serve per andare a creare la nostra circonferenza del torace. Qui ci sono due cose molto indicative. Allora, quando io lo indosso questo lavoro, voi vedrete quanto è alto, però se non vi piace, quindi volete qualche riga in più, nulla vi vieta di lavorare, semplicemente dopo aver fatto queste cuciture andate a lavorare in tondo proseguendo la lunghezza. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che questa circonferenza, vedete questa qui, per quanto mi riguarda è sopra il seno, quindi dei centimetri minori rispetto se andavo con la lunghezza un po' più lunga, cioè se io vado dritta mi stringe molto sulla parte del seno, altrimenti siccome io la volevo un po' più corta mi sta molto bene. Però questa larghezza che decidete, quindi la vostra circonferenza, nulla vi vieta che sia molto più larga rispetto ai centimetri che avete necessità. Importante è che riesca comunque a vestirvi. È più facile capire questa parte quando lo vedete indossato da me. Detta questa cosa, proseguiamo. Da qui io ho fatto la prima cucitura. Semplicemente ho chiuso il lavoro. Quindi questa è una parte, questa è l'altra, lo si chiude, ok? Si prendono i centimetri necessari con dei marcapunti e ho fatto una cucitura a punto basso fino in fondo. Semplicemente ho seguito i punti, quindi un punto basso per ogni punto del lavoro, quindi questo è facilissimo. Se non vi piace farlo con uncinetto potete usare anche un ago. Dopo aver fatto questo ho deciso che le maniche volevo fossero lunghe, quindi mi mancavano circa 13 cm più o meno, allora ho fatto 12 catenelle e ho lavorato con la mezza maglia alta in costa per creare questa specie di polsino, che poi non lo è nella pratica perché è molto largo, quindi non è che mi stringe, guardate, cioè, la differenza è tanta, ma è solo un'idea, mi piaceva tanto, ok? Ho fatto la stessa cosa dall'altra parte. Però il polsino lo andiamo a fare insieme, così vi faccio vedere come si lavora, ma intanto la cucitura l'ho fatta. Questa è la parte brutta del lavoro, tra virgolette, perché comunque si vede la cucitura. L'aspetto sul davanti è questo qua. Vedete, la cucitura è molto invisibile, avendo un filato sfumato si nasconde molto bene. Adesso andiamo a fare il polsino insieme, è veramente facilissimo, ma è giusto che voi vedete anche questo passaggio. Io qui ho bloccato il filo perché dopo aver fatto la cucitura sono arrivata in fondo e non c'è bisogno di tagliarlo, però intanto andiamo a fare le catenelle. Prendo
sempre queste due della chiusura per avviarci, perché ci serve per avviare le catenelle sulle quali andiamo a lavorare. E le catenelle sono ben 13, 12 da lavorare, una per avviare il lavoro. Mi raccomando, lavoratele molto larghe. Nel mio caso erano circa 12 centimetri, però se il vostro lavoro è più corto e desiderate avere comunque una copertura della manica fino alla mano, allora vi consiglio di mettere più catenelle. Al contrario, se non la volete proprio questa parte del polsino, non dovete farla, semplicemente lasciate il lavoro così com'è. Ok? Nulla vi vieta. Sono tutte cose che vedrete appena io indosso il lavoro, perché sono gusti. Io lo desideravo in questa maniera, ma voi siete libere di decidere come farlo. Intanto io vado ad avviare le mie catenelle, poi ci lavoriamo sopra. Facciamo la prima riga. Rientriamo, quindi questa è la 13ª, rientriamo nella 12ª catenella, andiamo a fare un punto basso e una catenella. Caricate l'uncinetto e andiamo a lavorare con la mesa maglia alta. Rispetto alla prima ne mancano 11 da lavorare. Molto molto facile e si lavora anche molto bene perché abbiamo un uncinetto grande con un filato molto più sottile rispetto, però la morbidezza che esce fuori è fantastica. Lavoriamo anche l'ultima mesa maglia e adesso ci chiudiamo proprio nella prima riga. Entriamo semplicemente in questa maniera, maglia bassissima, lavoratela larga perché non deve tirare. Andiamo nella prossima riga, quindi sul lavoro, nella prossima entrate semplicemente, maglia bassissima larga, non deve stringervi qui ma bensì deve seguire il lavoro, giratelo. Poi guardate, 1 e 2 si saltano, caricate l'uncinetto e andate a lavorare nella prima mesa maglia alta e tornate indietro. È un metodo molto semplice per riprendere. Mi raccomando, quando arrivate alla fine della riga, qui vi dovete ricordare che avete il punto basso e la catenella, non è da saltare, voi dovete sempre mantenere i 12 punti lavorati e lo lavorate. Giriamo il lavoro, quindi iniziamo sempre con punto basso e catenella, caricate e seguite il lavoro. Come notate, io i punti li lavoro nella costa dietro, questo ci permette di avere un lavoro molto più elastico. È un modello di lavoro che vi permette di lavorare dei bordi inferiori, dei polsini, dei girocoli. Io li uso tantissimo e li trovo molto molto comodi perché vi dà col movimento nel lavoro che di solito serve per queste tre cose. Ora, le righe da fare sono uguali identiche alle righe del lavoro precedente. Siccome io avevo 20 da una parte, 20 dall'altra, avrò totale di 40 righe di lavoro. Se voi ne avete 60, ne avrete 60, se ne avete molte di meno perché l'avete creata per una bambina, quindi ne avete 10 e farete 10. Quindi questo è molto relativo. Importante è che capite il modello quando io vado a indossarlo alla fine. Bene, finisco questo e ci ritroviamo dove indosso il mio progetto finito. Eccolo indossato il mio progetto. Cosa ne pensate? Vi piace? A me piace tantissimo perché vi aiuta a dare personalità a una maglia che magari non ne ha tanta. Nel mio caso sto indossando una canotta, quindi penso magari sono troppo scolata, non lo so, devo andare in ufficio, è troppo scolata, ma fa anche caldo, voglio solo coprire questa parte. Questo è un progetto ideale. Io l'ho fatto con una lana, ma nulla vi vieta di farlo in cotone, quindi indossarlo nei periodi più caldi. Detto ciò, potete anche farla trasformare in una bella maglia, molto bella e elegante, perché voi da di qui il lavoro lo potete continuare. Seguite sempre lo stesso punto, lo stesso schema e molto più comoda da lavorare. C'è un altro modo di top down perché alla fine abbiamo solo 2 cuciture che sono queste qui sotto il braccio.
non vi deve tirare più di tanto, quindi mi raccomando, quando fate la cucitura a punto basso seguite tanto il lavoro, perché la catenella iniziale è qui sopra e come vedete non tira, anzi si allunga molto. Questa qui potrebbe tirare, ok? A me piace tanto, mi piacciono sia le sfumature dei colori, perché sulla parte dietro è questo, sul davanti è questo qua, però potete anche trasformarlo in un progetto molto sfizioso, molto elegante. Immaginate questo progetto, magari leggermente più lungo, su un vestito da sera, con un filato luccicante molto più pregiato. Sarebbe fantastico. Per quanto riguarda le maniche sono giuste, non sono né troppo lunghe né troppo corte, per me sono ideali, però nulla vi vieta di fare un progetto più corto, quindi limitarvi solo a coprire le spalle, oppure ancora più lunghe, quindi quelle tipiche male invernali molto avvolgenti e comode. Insomma, è un progetto molto facile, alla portata di tutti e soprattutto è velocissimo. Io sono molto contenta del risultato, molto pratico. Se vi piace questo tipo di progetti scrivetemelo nei commenti, cercherò di inventare altri punti, altre modalità per crearlo. Intanto vi lascio con un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video progetto.